e benvenuti quindi sulla Land of Italy. E dopo aver fatto Inizia ci ritroviamo qui con tanto di cartello di benvenuto, che vi ricordo ovviamente chi è dietro tutto ciò, dove scaricare questa mappa e dove scaricare gli aggiornamenti, e in più, se volete, saranno disponibili delle texture alta risoluzione. Ma iniziamo, spawniamo qua in questo fantastico borgo qua al centro, più o meno al centro della mappa. Ma ora sono qua per spiegarvi alcune cose importanti, alcune, come dire, particolarità della mappa, perché il bello, le zone, poi sarete voi che andrete a vederle, a assaporarle e a viverle in prima persona. Iniziamo subito col dire che se fate ESC, impostazioni generali, indicatori di aree interattive, sì, incomincerete a vedere queste strisce, questi nastri, come dire, fluorescenti che vi indicano e vi danno delle appunto informazioni importanti. Idea fantastica, come vedete. Ovviamente poi una volta che si è imparato, sinceramente penso che non li vogliamo vedere, ma questo è anche una cosa diciamo soggettiva, però capite che se uno deve imparare subito una mappa, deve capire tutti i trigger di stalle, produzioni eccetera, sono perfetti perché si vedono subito e c'è soprattutto scritto cos'è, non è solo un nastro bianco e nero, scusate, giallo e nero che vi mostra un'area, qua vi dice area di vendita ad esempio, ma vediamo tutti gli altri. Ma per incominciare capiamo dove siamo qua al ristorante Alborgo sulla Land of Italy e questo è il suo PDI. I campi sono più o meno una cinquantina, diciamo, ecco il numero più alto che vedo in questo momento è 47 e ci sono diverse zone. C'è la stalla dei bovini, suini, cavalli, pecore, diversi punti di produzione, il biogas, la segheria, c'è tutto. Ci sono zone forestali e come vedete c'è anche una zona che sarà in estensione FS25. Ma vediamo anche delle aggiunte: uva bianca, segale, farro, erba medica, aggiunte appunto specifiche di questa mappa. Ma non solo, qualcuno magari tra tutte le produzioni originali riuscirà a leggere qualcosa di particolare. Vi lascio appunto a voi vedere il tutto nel dettaglio, poi insomma lo vedrete dentro la mappa. Vi voglio anche ricordare che gli autori hanno deciso di portarla sì ovviamente su PC, sul loro sito, con anche texture acquistabili per migliorare l'esperienza visiva, quindi avere delle texture 4K, ma sarà disponibile al più presto possibile. Ovviamente ci sono tempi diversi, sarà disponibile anche su console ed ovviamente per questo al momento oggi non c'è una data che sappiamo essere per questo evento. Ma da dove partite se iniziate con la carriera che avete sia mezzi che terre che zone? È stato deciso di farvi partire nella stalla delle pecore con un paio di macchine, adesso andremo a vedere, ed alcuni attrezzi ovviamente, più questo campo, il 3, che in realtà sono due, è tutta una zona, diciamo, questo 3. Tra l'altro vi vorrei far notare subito questa linea tratteggiata, è un bel percorso, un'ipovia che potete fare a cavallo, quindi potete benissimo in maniera proprio così in simbiosi con la natura fare il giro di tutta la mappa partendo ed arrivando ovviamente dal maneggio. Partiamo bene, anzi non benissimo. Avete un 160-90 con su tantissime ore, tanto danno che dovete aggiustare subito, ok? Che engine malfunction era un problema mio di una mod che accentua questo problema e quindi voi riuscirete a portarlo fuori dal capannone, però ricordatevi di aggiustarlo quanto prima. Quindi qua, come abbiamo visto nella live, siamo praticamente nella stalla delle pecore e nel vostro punto iniziale, la vostra casa. Quindi quando siete in queste zone qua schiacciate R, vedete che potete entrare nel guardaroba, quindi è la gestione, il punto dove gestite diciamo il vostro personaggio. In questo caso se schiacciate R vi dice che è il trigger per dormire, quindi attenzione a questi mega trigger che ripeto sono utilissimi. Animal product stacking, quindi significa che i prodotti in output della stalla, quando vedrete quel trigger lì, li ritroverete lì praticamente, ecco. In più qua vi faccio vedere il primo esempio, la stalla delle pecore, che vi dice unloading
scusate, loading e unloading area, quindi qua è lo scarico e scarico animali, tasto R, potete portarli qua, potete acquistarli ovviamente da qua con sovrapprezzo come in tutte le mappe, quindi sta a voi decidere, però sappiate che insomma il trigger è qua davanti alla porta, che ovviamente click del mouse voi fate funzionare e fate aprire. Poi scaricate il cibo in questa zona, qua è il trigger dell'acqua e questo è il trigger della paglia, quindi vista una diciamo che più o meno viste tutte. Capite quindi l'importanza di questi trigger che non sono più generici con nastro giallo e nero appunto, ma vi dicono anche esattamente cosa fanno. Mentre ci spostiamo vediamo l'altra parte della vostra zona, possedete dei silos con una gran particolarità che vedete all'interno, quindi quando li riempirete senza andare ogni volta sul menu avrete la possibilità di vedere il livello di riempimento, ma quando Edo e Sukas vi forniscono anche dei serbatoi ad uso come dire aziendale per avere nella vostra azienda, dice che avete la parte di refueling area, quindi venite qua con la cisterna per riempire il vostro serbatoio, altrimenti tasto R, pagate e vi portano i litri che vi servono per il vostro serbatoio appunto casalingo, per così dire. Inoltre grain unload area, vedete qua, è la parte di scarico per riempire praticamente i silos, e quindi qua avete la parte di scarico dai silos, vi mettete sotto col vostro rimorchio e potete fare inizia riempimento. Ma i mezzi e tutto, cosa abbiamo all'inizio? Un altro mezzo diciamo abbastanza usurato e sporco, la New Holland X32. Quindi alla fine questi due saranno i vostri mezzi iniziali e queste le categorie dei mezzi che avrete, quindi i due veicoli abbiamo già visti tutti, poi pian piano vi hanno fornito appunto solitamente uno per categoria o più di uno e i vari elementi insomma che vi servono per poter gestire il tutto, il gioco base diciamo. Ci sono anche delle zone management point che ovviamente come al solito funzionano con tasto R, vi dice seleziona il prodotto e la quantità che si vuole acquistare, semi o fertilizzante, potete acquistarlo direttamente da qua e poi ve lo ritrovate in magazzino, non sarà la prima volta che troverete una cosa del genere su questa mappa. Attenzione, permettetemi qua di andare in fretta per mostrarvi veramente, non ho parole, oggi non sono qua per presentarvi e per farvi vedere ogni singolo elemento perché vi lascio a voi guardarli, che è una zona, è una mappa meravigliosa, ma appunto per indicarvi le cose in più che ci sono da sapere, appunto i vari trigger. E quindi una volta acquistata la zona vedrete che avrete anche voi i vostri trigger, quindi attenzione, questo fa da magazzino e ve li mostro tutti assieme. Quindi abbiamo il punto management, che è quello in cui vi mostro poi che richiedete i prodotti, e i vari auto storage area dove portate i prodotti e output area dove li ritroverete una volta richiesti. Ma tutto questo cosa significa? Significa che arrivate qua con dei prodotti nella zona di stoccaggio, l'ha già preso in pratica, e dove si ritrova là sul soppalco. Poi una volta stoccato diciamo cosa succede? Management point R vi chiede cosa, ovviamente noi in questo momento abbiamo solo un pallet di semi, uno di uno, inizia, ve lo ritrovate qua nell'area di spawn, quindi praticamente fa da magazzino automatizzato e non è l'unico, basta veramente girarsi, arriviamo qua alla stalla, così intanto vi mostro e poi pian piano, ripeto, vedete voi, non starò probabilmente a mostrarveli tutti, però volevo darvi un'indicazione e di stare attenti appunto a alcune cose. Qua siamo nella stalla, anche qua animal loading ed unloading area, quindi solito discorso, tasto R, qual è? Questa zona qua dove potete scaricarvi gli animali o farveli portare. Ma sul discorso magazzino, anche qua esiste un altro magazzino con punto di gestione, diciamo, zona dove buttate la merce e quindi finisce di sopra perché finisce nel soppalco, e zona dove poi c'è l'output per
richiedere indietro. Tra l'altro qua il primo che vediamo fino adesso, insomma, workshop, quindi dovete aggiustare i vostri mezzi, entrate col trattore qua dentro, tasto R, e potete appunto aggiustare, ridipingere, riverniciare. Quindi ecco il 180, se per caso comprate questa zona portatelo qua subito, almeno che non siate già passati in negozio. Infatti qua siamo in negozio barra dal meccanico e abbiamo praticamente il solito punto workshop e anche il punto management, che qua appunto potete personalizzare i veicoli e tutto quanto. Quindi ripeto, ogni area poi vista una o due volte avete già capito come funziona. Ed ora che abbiamo capito il discorso trigger eccetera, rivediamo brevemente. Particolarità della farm delle pecore: le pecore producono latte dopo il primo anno e alla latteria è possibile produrre il formaggio di pecora. In più nell'area silo granaglie ci sono 2 silos bianchi che abbiamo visto prima, dove scaricare semi e fertilizzante. Questi silos hanno una parte trasparente che permette di leggere il grado di riempimento. Quindi questo sono le 2 particolarità da sapere di questa farm. Ma andiamo anche a osservare la farm dei maiali. Qua c'è da sapere che sia il silos dell'acqua che del mangime hanno delle parti trasparenti dove è possibile leggere il grado di riempimento come gli altri silos, quindi ricordatevelo. Esiste qua un'area dove stoccare tuberi per il nutrimento dei maiali ed eccola qua mostrata, che dall'altra parte invece c'è la parte ovviamente di scarico ed è possibile acquistare un carro miscelatore modificato per versare i tuberi direttamente nelle mangiatoie dei maiali dal corridoio interno alla stalla. Particolarità della farm dei cavalli: dalla farm dei cavalli parte un percorso equestre, come vi ho detto, segnato appunto sul PDA con una linea tratteggiata azzurra, gira tutta la mappa e ritorna praticamente qua, ed è stato pensato, come dire, per far vedere in un'altra prospettiva la mappa a voi che giocate in una parte di relax o comunque per il, come dire, il percorso quotidiano, il movimento che quotidianamente devono fare i cavalli. Tornati quindi alla San Paolo, l'azienda dove c'è la farm dei bovini, cosa c'è da sapere qua di importante? Che la farm dispone di 3 stalle separate, una per i vitellini, una per i vitelli e una per le vacche da latte. La prima infatti per i vitelli è qua accanto a casa, mentre rispettivamente sulla destra e sulla sinistra abbiamo i vitelli diciamo cresciuti e poi la stalla principale per le vacche. E in automatico vi viene scaricato questo piccolo carrellino, diciamo, che serve per alimentare, per dare il latte ai vitellini. Verrà scaricato appunto come altre mod necessarie per la mappa, come ad esempio il raschiatore, verrà scaricato automaticamente, non dovete cercarlo da nessuna parte, e poi è nella sezione ovviamente shop animali. Come un veicolo entrate col tasto E, schiacciate X, partono i raschiatori, che sono appunto un qualcosa di automatico per pulire la stalla. Siete voi che li attivate. Praticamente, come vedete, attivate voi stessi questa lama che sposta. Ce n'è una per corsia, c'è anche l'altra di fianco ovviamente a destra, che vi farà incrementare il livello di letame qua sotto, poi ritorna in automatico indietro. Letame generato dalle varie stalle che potete far confluire in un'unica zona, lo portate voi proprio meccanicamente con la pala, lo scaricate là dietro, praticamente è una fossa, e poi c'è un sistema di riempimento automatico di tale letame nei rimorchi, ed ecco che lo vediamo qua dove c'è appunto l'output area, quindi vedete che poi tutto torna, tutto quadra. Particolarità invece della cantina: lì si può produrre vino bianco e rosso, esiste una doppia fase di produzione, quindi uva più botti di legno è uguale a vino in botti, e vino in botti più bottiglie è uguale a vino imbottigliato, quindi attenzione, potete gestire questa cosa. E la produzione di vino produce anche uno scarto che può essere usato per alimentare il biogas. Mega Biogas, che anche lui ha le sue particolarità, ha linee di produzione completamente diverse da quelle di default. Poi c'è da sapere che appunto come scarto produce sia digestato liquido che digestato solido, e il digestato solido può essere usato come fertilizzante o venduto, quindi attenzione che ci sono
delle chicche in questa mappa, in queste produzioni. Produzioni interessanti come quella della segheria, che la segheria ha linee di produzione diverse da quella di Default, produce legna da ardere per i forni e i ristoranti, botti e tavolati di legno, quindi attenzione che ci sono dei prodotti in più anche qua. Ma andiamo brevemente a vedere anche il frantoio, anche lui per la produzione di olio produce uno scarto che può essere utilizzato per alimentare il BGA. Quindi cari miei ragazzi, abbiamo girato in lungo e in largo velocemente perché era questa la mia intenzione, per far prima che poi così andate a giocare in fretta su questa mappa. Abbiamo saltato ovviamente il consorzio, non abbiamo visto la latteria, il ristorante al borgo l'abbiamo visto velocemente, il pastificio pure, però capite che alla fine poi sono delle produzioni che vanno trattate più o meno come le note produzioni solite. Come al solito, se avete dubbi, perplessità, ovviamente ci sono io, ma sicuramente meglio c'è Edo con tutto il suo staff e il suo server Discord. Se ci dovessero essere per caso, anche se dubito perché è stata testata a lungo per settimane, ma se ci dovessero essere dei bug o qualcosa del genere, basta riportarli sul loro server e verranno prontamente, come dire, controllati. Tante zone, ce ne sono tante da vedere, sono una più bella dell'altra, però ripeto, ecco, la mia volontà era quella di mostrarvi le particolarità, diciamo, più lampanti che bisognava un attimo mettere i puntini sulle i. Dove e come scaricare la mappa? Ovviamente dal sito di Edo, vi lascio il link in descrizione. Per il momento è l'unico posto in cui la troverete. In futuro verrà mandata anche in modab e quindi ciò significa che verrà rilasciata anche per console, però c'è da aspettare ancora perché vanno fatti altri test, altre sistemazioni. Quindi per il momento l'unico posto dove trovare la mappa è questo, è il sito di Edo. E infatti potete scaricarla versione PC, single player e multiplayer con le texture in qualità standard, e potete fare, diciamo, un'aggiunta, un regalo a voi ma anche un regalo agli autori con l'acquisto, diciamo, delle texture HD, quindi le versioni, diciamo, migliorate in 4K. Vi ricordo infine che anche la stessa mappa può essere comunque, diciamo, volendo acquistata, si può fare una donazione volontaria, altrimenti scrivete 0 euro nel campo e la mappa, comunque con le texture base, che comunque è già una super mappa, è praticamente lì per voi. Piccolo discorso per il fatto delle texture: in Giants la risoluzione standard è di un valore, diciamo, che è 128, lasciamo perdere le unità di misura, e significa in pratica che di un metro per un metro di una porzione di muro viene utilizzata una texture di un 128 unità così per 128. La risoluzione media garantisce in un 256 x 256 e poi ci sarà una risoluzione ancora più alta di 512 x 512. Quindi ragazzi miei, adesso vabbè, ve lo dico, 512 px al metro, quindi ecco qua, chi sa di cosa sto parlando avrà già capito. Calcolate appunto che la qualità si eleva di quasi 5 volte, nonostante voglio dire che la mappa ufficiale di base è già di suo perfetta, ma chi vuole, oltre a sostenere il lavoro che c'è stato dietro a questo grande progetto, può anche, come dire, acquisire un qualcosa in più per la vista. E quindi, detto questo, cari miei ragazzi, siamo giunti alla fine di questo piccolo breve tutorial, proprio così, infarinatura generale, per rispondere alle prime domande, insomma quelle più magari gettonate. Non ho altro da aggiungere, resto solamente, diciamo, amagliato una volta in più a rivedere un capolavoro del genere rieditato, diciamo, dopo quasi 10 anni. Quindi buon game, buon farming, ci vediamo presto in una lunga serie che ci accompagnerà per diversi mesi in queste terre. Ciao a tutti ragazzi, e fei bravi ovviamente.